Robusto, versatile e funzionale, il kit base Rhinoceros della Smorrig per la Sony A7 R5 Alpha 7 IV e Alpha 7S3 si distingue come una delle migliori opzioni disponibili sul mercato. Il nome Rhinoceros e anche il design richiamano l'animale noto per le sue spiccate doti di robustezza. Smorrig mi ha mandato il kit base per testarlo e farne un video, ma non ha alcuna influenza su quel che dico, non mi ha pagato e non ha visto nulla prima che pubblicassi. Il cage o gabbia, oltre a proteggere la nostra camera, ha il compito principale di garantirne l'espandibilità. Il cage offre una maggiore versatilità, permettendo di personalizzare la configurazione della fotocamera con accessori aggiuntivi, migliorando così la qualità e la creatività delle riprese. Possiamo facilmente attaccarvi maniglie laterali, top handle, ovvero le maniglie superiori, fermacavi, monitor, microfoni, follow focus, batterie per l'alimentazione, rail su cui montare matbox, luci LED, SSD esterni, mini clamp, insomma un mondo di accessori. Il bello di lavorare con le mirrorless è che sono macchine piccole e maneggevoli. A seconda del tipo di riprese però che dobbiamo fare, abbiamo bisogno di alcuni accessori. Se prevediamo lunghe riprese fisse, avremo bisogno probabilmente di una batteria Bullock, di un matbox, di un monitor esterno per esempio. Tutto questo ha bisogno di essere collegato alla fotocamera in maniera ottimale, funzionale e sicura. Per riprese invece a mano libera avremo bisogno spesso di una maniglia laterale o superiore, in base anche al tipo di riprese da fare, se per esempio dal basso, e un monitor esterno. Il kit in questione viene incontro proprio a queste esigenze in termini di peso. Grazie all'adozione della fibra di carbonio il peso è stato ridotto rispetto ai cage analoghi, a tutto vantaggio della maneggevolezza, garantendo al contempo una solidità ottima. Cosa troviamo nella confezione? Una gabbia, un cage, un morsetto per cavo per HDMI, una maniglia superiore e una chiave a brugola. Le dimensioni del prodotto sono 161,4 x 149 x 180 mm. Il kit pesa circa 300 grammi o poco più. Il materiale con cui è realizzato il kit è composto da lega di alluminio, fibra di carbonio, acciaio inossidabile, silicone. Quali sono le caratteristiche principali e i punti di forza di questo kit? La gabbia sagomata con un nuovo design offre pieno accesso a pulsanti e porte presenti sulla nostra camera. La gabbia è realizzata per il 60% in fibra di carbonio ultraleggera e ad alta resistenza. La maniglia superiore per il 40%. Abbiamo un risparmio in termini di peso che si aggira sul 20% rispetto al kit in lega di alluminio, a vantaggio delle riprese a mano libera che magari si protraggono per parecchio tempo. È presente un HDMI cable clamp, ovvero un morsetto che assicura che il cavo venga connesso alla fotocamera in modo sicuro per garantire una trasmissione stabile del segnale e previene quindi uno sganciamento involontario che quando registriamo con monitor esterni come per esempio il Ninja sarebbe grave. Finalmente è disponibile anche per la Sony A7 IV. Io avevo comprato il cable clamp HDMI 1679 per la Sony A7 III perché per me indispensabile, che alternavo con l'adattatore HDMI 3021 per utilizzare cavi con attacco HDMI non micro. La top handle, che vista di profilo richiama la figura del rinoceronte, è disegnata ergonomicamente per garantire un maneggiamento confortevole. I materiali sono buoni e confortevoli al tatto. Anche in inverno con basse temperature è possibile afferrarla senza guanti, senza lasciarci le dita attaccate. Ha dimensioni abbastanza generose e quindi anche con i guanti ci si lavora bene. Ha una slitta cold show con fermo di sicurezza. È comoda per lo spostamento della fotocamera e per le riprese dal basso. Una hinge arm, un perno, permette di accedere facilmente al vano batterie per la sostituzione durante le riprese. La chiave inglese è magnetica e si attacca sul fondo del cage senza quindi necessità di portarsi dietro cacciaviti o brugole. C'è un sistema di serraggio della gabbia al corpo della camera anti-twist, ovvero anti-rotazione e antideflessione, a ben 3 punti. La macchina è così solidamente ancorata al cage. La gabbia blocca saldamente la fotocamera tramite un perno di posizionamento, una vite da 1/4 di pollice nella parte inferiore e una vite da 2,5 a sinistra della gabbia. Come sui modelli precedenti bisogna rimuovere l'anello a D a sinistra per inserire il blocco laterale. Per serrarli basta utilizzare la chiave magnetica che è inclusa. La capacità di espansione sono garantite dalla presenza di fori filettati da 1/4 di pollice, fori arri da 3 ottavi, slitta flash col show mount su cui agganciare microfoni e quant'altro. Binario nato è un sistema di aggancio velocissimo e solido al quale possiamo attaccare diverse maniglie laterali,
come la Snap-on Quick Lock 4017 ad esempio. Piastra di rilascio compatibile con arca Swiss. Fessure su entrambi i lati, per cinghie da polso o tracolla, utili soprattutto magari in ambito fotografico più che video. QD socket, ovvero un aggancio per il sistema di attacco e rilascio rapido che abbiamo visto anche nella recensione dello Sling & Grip Kit per DJI, recensito proprio qui sul canale poco tempo fa, di cui vi metto il link in descrizione. Nell'uso a mano libera, la cosa che apprezzo di più nel nuovo design è il fatto di lasciare scoperta la parte superiore destra, dove sono presenti diversi pulsanti programmabili sulle nostre Sony, tra cui il pulsante di REC. Con la cage intera 3667B era per me un problema accedere a questi pulsanti, perché, per esempio, per premere REC dovevo andare a infilare il dito in modo scomodo. Inoltre uso spesso il pollice per premere questi pulsanti girando video. Quando avevo la Sony A7 III utilizzavo con molta soddisfazione la Half Cage 2098, la mezza gabbia. Questa Rhinoceros offre i vantaggi di entrambi i tipi di gabbia. La piastra arca Swiss, uno standard ormai, permette di passare dalla configurazione su cavalletto a quella handheld, ovvero a mano libera, in un attimo. Inoltre è pienamente compatibile con i gimbal della DJI RS2, RSC2, RS3 e RS3 Pro. Un cage più leggero del solito ne permette l'uso anche con i gimbal, senza necessità di tirar fuori la camera dal cage, a tutto vantaggio della rapidità quando abbiamo tipologie di riprese varie, cavalletto, gimbal, mano libera. Il costo del kit non è poco, ma è giustificato dalla cura nella realizzazione e dalla bontà dei materiali. La sola gabbia modello 4308 costa 134 euro. Il kit base, composto da gabbia e maniglia superiore, costa circa 229 euro. Il kit avanzato, composto da gabbia, maniglia superiore e maniglia laterale, costa circa 339 euro. Il morsetto fermacavo HDMI è sempre incluso. I contro. È un prodotto specifico per alcune camere Sony. Si rivolge ad un'utenza che apprezza certi accorgimenti, il prezzo è abbastanza elevato. Gli accessori al momento non è possibile acquistarli separatamente, per cui valutare bene cosa ci serve prima di acquistarlo. Ovviamente possiamo adattare a questa gabbia tutti gli accessori small rig e non solo che già abbiamo o presenti comunque sul mercato. Grazie ai multipli punti di ancoraggio antitorsione è il cage più stabile e sicuro, ma se usiamo tutti e tre i punti ci vuole più tempo per staccare la gabbia dalla camera. Diciamo che è pensata per stare costantemente attaccata. In conclusione, è sicuramente la migliore gabbia che abbia provato finora per il design, robustezza, possibilità di espansione e anche bellezza. Fibra di carbonio per alleggerire, ma garantendo estrema robustezza e solidità. Pieno accesso a tutti i pulsanti e porte della nostra Sony, 3 punti di ancoraggio antirotazione, massima espandibilità e design ergonomico. Racchiude il meglio di una half cage e di una full cage ad un prezzo non certo economico, ma la qualità si paga. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere i prossimi contenuti. Ci vediamo alla prossima, ciao!